C'è sangue dappertutto. Quanto sangue, povera ragazza. Per favore, accompagni fuori la signora, grazie. Voglio una relazione dettagliata sulla mia scrivania entro domani pomeriggio, con le foto dei reperti. Commissario Morelli, fra un mese andrà in pensione. Lasci che se ne occupi qualcun altro. Commissario, abbiamo trovato l'arma del delitto. Ha usato un coltello da cucina. Questa è la terza vittima. Questo è un maniaco, commissario Morelli. Voi ci dovete proteggere. Va bene, signora, non si preoccupi, ci pensiamo noi adesso. Metteremo un paio di agenti di guardia. Lei nel frattempo può andare a casa, ci vediamo da me in ufficio domani pomeriggio. Buonasera, commissario. Mi scusi, commissario, le dovrei dire una cosa. Forse non è importante, ma... Mi dica. Circa 2 ore fa ho visto una bicicletta di colore giallo appoggiata al muro che non avevo mai visto. È un indizio interessante. Facciamo così, passi domani mattina nel mio ufficio per rilasciare una deposizione. Va bene, ok. E lei chi è? Non si fermerà, non si fermerà. Ha troppo odio dentro. Vada a esternare i suoi deliri da un'altra parte. No, non sono deliri. Avranno bisogno di lei. Commissario, si prepari. Ma cosa sta dicendo? Lei è davvero matta. Se ne vada. Siete ciechi e sordi. Ve ne accorgerete di quanto altro sangue verrà versato. Lasci che se ne occupi qualcun altro. Va bene, ora mi lasci andare. You can have them all. Read them till you're blind. 'Cause I'm gonna change my hair and what I
accomodiamoci. Grazie. Allora, le piace la casa? Sì, è molto accogliente. Sembra ristrutturata di recente. Sì, il proprietario aveva fatto dei lavori, ma alla fine il vecchio affittuario ha lasciato tutti i mobili a disposizione. Aveva molta fretta di lasciare l'appartamento, se non ha voluto riprenderli. Ma chi ci abitava prima? Ora non mi viene in mente. In ogni caso, le consiglio di approfittarne, perché l'affitto è davvero basso. 350 euro al mese, compreso di spese. Non è che c'è sotto qualcosa? La casa è ristrutturata, i mobili regalati e ora l'affitto così basso. No, tutto in regola, signora Coraglia. Se vogliamo dare ancora un'occhiata qui fuori. Grazie. Io le consiglio di pensarci in fretta, perché dopo di lei ho altri 3 appuntamenti. Ma considerando la tranquillità di questo posto, va bene, la prendo. Ha fatto la scelta giusta. Se vuole, può seguirmi in ufficio per firmare il contratto. Va bene, allora io seguo lei. Pronto? 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 Ma chi è? Adesso mi hai proprio scocciato. Mamma mia che accoglienza. Volevo sapere solo come stavi. Ah, Loris, sei tu. È che è la terza volta che mi chiamano, ma non risponde nessuno. Infatti è la terza volta che provo a chiamarti e trovo sempre occupato. Ma saranno i soliti deficienti che non hanno di meglio da fare. Comunque, come stai? Bene, dai. A parte qualche dolorino alla schiena. Tutto ok. E te invece, col lavoro come va? Riesci a fare orari più decenti? Sì, per fortuna è un periodo abbastanza tranquillo. Ah, tra l'altro, sai che ho trovato casa? Oh, finalmente. Fino a un mese fa stavi impazzendo. E dove hai trovato casa? Sono a Castiglione Torinese, vicino San Mauro. Castiglione. A te che è sempre piaciuta la vita mondana. Jackie, tutto ok? Sì, tutto ok. È che preferisco un posto un po' più tranquillo, in mezzo alla natura. L'importante è che l'hai trovata. Mandami l'indirizzo, così passo una sera per un caffè. Sarebbe anche ora, dato che non ci vediamo da un po'. Sei sempre impegnato. Comunque io abito subito dopo il ponte al condominio Girasoli. Cosa hai detto? Condominio Girasoli al Civico 40, interno 1. Oh cazzo. Cosa? Non ho capito, Loris. Niente, dai. Ci sentiamo, mi si sta bruciando la cena. Ciao. Ci sentiamo, va bene. Ciao. You far away, oh child. I am asking for forgiveness. Girl, what can I do?
Carol. Con questo tempo ne ho approfittato per fare 2 foto da aggiungere al mio portfolio. Sono venute proprio bene, sai? Io invece ancora non ho finito. I verbi in francese sono una rottura, non ne posso più. Secondo me il problema è che hai la testa da un'altra parte. Carol, se vuoi passare l'esame devi studiare. Hai ragione, Chantal, ma a volte perdo la concentrazione, non lo so perché. Sei solo un po' svogliata, ma finché ci sarò io non batterai la fiacca. Va bene. Abbiamo trovato il portafoglio. Si chiamava Laura Bernini, aveva 35 anni. Lavorava in un call center, in via Leonardo da Vinci, a pochi chilometri da qui. Dottoressa Prini, lei che mi dice? È morta non più di 24 ore fa. È stata colpita più volte nella zona genitale, qui, vede? Sara, abbiamo trovato il portafoglio. Dove l'hai trovato? Là, in mezzo a quei tronchi. Cosa ne pensi? Non è un omicidio d'impulso, è un omicidio che è stato ben premeditato. Quindi credi non si tratti di un raptus? La foga con cui è stata colpita è evidente, perché se io fossi al posto dell'assassino non perderei tempo a toccarlo, sarei scappato prima. Per avere un quadro completo bisogna aspettare l'autopsia. Io qua ho finito, dottoressa. Ci sentiamo domani per i risultati. D'accordo. Arrivederci. Questa passione per le arachidi come ti è venuta? Non me lo ricordo, però mi aiutano a pensare e mi tolgono il mal di testa. Le serve aiuto? Mi scusi? Perché non risponde? Guardi che volevo solo essere gentile, mica la mangio.
Buonasera. Lei è la signora Jackie Coraglia, giusto? Sì, sono io. Ma cosa volete da me? Sono l'ispettore Gianni. Lui è l'agente Martis. Vorremmo farle qualche domanda. Possiamo entrare? A proposito di cosa, scusate? Se ci fa entrare, magari glielo spieghiamo. Prego, accomodatevi. Grazie, grazie. Quando ha visto l'ultima volta Chiara Pinzi? Ma sarà stato nemmeno una settimana fa. Ma perché? Che cosa è successo a Chiara? Vede, Jackie, purtroppo Chiara è morta. È stata uccisa. Ma cosa state dicendo? Stia calma e ci ascolti. Ma com'è possibile? Ma chi è stato? Ancora non lo sappiamo, ma è il secondo omicidio in meno di un mese. Non è possibile. Pensiamo si tratti di un serial killer. Il modo di uccidere è lo stesso. Secondo lei, Chiara aveva problemi con qualcuno? Frequentava, non so, gente poco raccomandabile? Ma no, Chiara non usciva molto, ma poi le volevano tutti bene. Io non ci posso credere. Eravate molto amiche, vero? Jackie, mi ascolti. Adesso si rilassi. Domani passi in commissariato. Avremo modo di parlarne con più calma. Dobbiamo ricostruire le ultime ore di vita di Chiara. Lei vive da sola? No, con mia sorella Chantal. Non voglio spaventarla, ma chiudete sempre la porta a chiave e soprattutto nelle ore notturne. D'accordo. Si riposi. Ci vediamo domani. Va bene, grazie mille. Vi accompagno alla porta. Buonasera. Buonasera, arrivederci. Sai, Chantal, mi dispiace tanto per Jackie. Sta passando un brutto periodo. È ancora molto scossa per la morte di Chiara. Se i nostri genitori fossero ancora qui, sarebbe stato diverso. Loro vivono in Francia, vero? Sì, da 4 anni ormai. Anche i miei vivono fuori da qualche anno. Io non ho voluto seguirli e mia zia si è offerta di ospitarmi. Finiti gli studi mi cercherò un lavoro. Sicuramente, Carol. Prima però cerca di migliorare l'università. Sei al 3º anno ormai. Lo so, hai ragione. Sai cosa farò appena inizierò a lavorare? Cosa? Mi comprerò una casa come la vostra. Davvero? Ti piace? Scherzi, è bellissima, me ne sono innamorata dal primo momento che l'ho vista. Piace tanto anche a me. Carol, toglimi una curiosità. Ma perché tua zia è sempre così arrabbiata? È sempre stata così. Infatti questo è uno dei motivi per il quale vorrei andarmene al più presto. Pronto? Pronto? Devi stare attenta. Molto attenta. Scusi, chi è lei? Qualcuno vuole farti del male. Ha già ucciso e ucciderà ancora. Ma cosa sta dicendo? Se non mi dici subito che cosa vuole, giuro che attacco. Chiara ti voleva molto bene. Ha sofferto tanto. Come fa a sapere di Chiara? Pronto? Pronto?
Grazie per la cena, era tutto buonissimo. Figurati, Carol, quando vuoi casa nostra è sempre aperta. Grazie. Jackie, tutto bene? Sì, è stato solo un momento, ma ora è passato, grazie. Dai, vieni qui. Ah, non mi hai raccontato più nulla della telefonata. Mi ha chiamato una donna. Ha detto che devo stare attenta perché c'è qualcuno che vuole uccidermi. Sarà stato qualche stupido scherzo. Non dargli peso, Jackie. Non credo si trattasse di uno scherzo. Cosa te lo fa pensare, scusa? Perché sapeva di Chiara. Devo capire cosa sta succedendo. Perché l'hanno ammazzata? E soprattutto, chi è quella donna che mi ha chiamata? Avanti. Buongiorno, commissario. Agente Martis, prego, si accomodi. Grazie. Allora, ci sono novità sul caso di Chiara Pinzi. La dottoressa Prini ha mandato i risultati dell'autopsia. Si tratta della stessa mano del delitto di Laura Bernini. I colleghi stanno controllando anche il suo cellulare. Vediamo se esce fuori qualcosa. Lei mi dice che la mano è la stessa, ma le due vittime non si conoscevano. Quindi non abbiamo una pista da seguire. Commissario Prandi, vuole sapere cosa ne penso? Si tratta di un serial killer che uccide belle donne. Le segue, le prende di mira e quando si stufa le uccide. Colpisce sempre di sera. Martis, secondo lei che cosa può significare? Perché la sera può muoversi più liberamente, premedita tutto, non agisce impulsivamente. Martis, tu e l'ispettore Gianni tenete sotto controllo la casa di Jackie Coraglia. Ho paura che possa succederle qualcosa. L'assassino può aver messo gli occhi anche su di lei. Mi tenga aggiornato. D'accordo. Arrivederci. Arrivederla.
ormai è diventato più forte di me. Non riesco a non pensarci. Noi adesso non possiamo fare più niente. Siamo in pensione, possiamo goderci la vita e invece no, dobbiamo stare dietro a questo caso che non ci ha portato a niente. Questo lo dici tu, io non mi arrendo. Sonia, scusami, però devo scoprire chi ha ucciso tutte queste ragazze, devo capire il perché di tutta questa rabbia. Ok, ricapitoliamo. Sono state uccise 2 donne con le stesse modalità, accoltellate in tutto il corpo, infierendo soprattutto nelle zone genitali. Però quello che non capisco è quel trucco sul viso delle vittime. Perché? Perché odia le donne, Sonia. Odia le donne e le disprezza. Ma perché le disprezza? Due anni fa ne ha uccise 3 e adesso 2. 5 omicidi e tutte donne. Nessun collegamento. Eppure qualcosa che li lega c'è. Di una cosa sono certa. In queste indagini sono state tralasciate troppe cose. I visi truccati delle vittime rappresentano la maschera di Pierrot. E noi quella pista dobbiamo seguire. Come ti senti, Jackie? Meglio, grazie, Loris. Hai poi scoperto chi era quella donna che ti ha telefonato? No, e ancora oggi questo pensiero mi perseguita. Ho paura, te lo confesso. Jackie, ascoltami bene. L'omicidio di Chiara Pinzi non ha nessun collegamento con la telefonata di quella donna. Fidati di me, potrebbe essersi trattato di uno stupido scherzo. Sono morte 2 donne, anche Laura Bernini. È stata uccisa con le stesse modalità. C'è un pazzo in giro, un maniaco. Qualcuno che odia le donne, le tortura, le fa soffrire. E poi le pasticcia il viso con del fondotinta per farle diventare più brutte. Firma le sue vittime con il trucco. Ci sta dicendo, sono stato io, è opera mia. Perché uccide? Cosa c'entrava Chiara? E poi, cosa vuol dire il trucco sul viso delle vittime? Non lo so. Forse è meglio dimenticare questa storia. A volte è meglio non sapere, credimi.
chi sei? Cosa vuoi da me? Vattene da questa casa, prima che sia troppo tardi. Devi lasciarmi in pace, hai capito? Sei in grave pericolo. Fermati! Di che cosa stai parlando? Ci sarà tempo e luogo, Jackie. Tempo e luogo. Ma non c'è... Lo so, ho capito, ma lasciami stare, non voglio farmi male. Lasciami stare! Fermati, dimmi almeno il tuo nome. Ma lasciami stare! Lasciami andare! Lasciami andare! Almeno il tuo nome. Stessa modalità degli altri due delitti. Esattamente. Chi è la vittima? Simona Pariano, 40 anni. Era impiegata in uno studio dentistico a pochi chilometri da qua. Viveva da sola in un appartamento in via De Angelis.
Anche lei nessun collegamento con le altre 2 vittime. Ho trovato un pezzo di cartoncino accanto al cadavere. Lo farò analizzare, magari potrà essere utile per le indagini. Ecco, dottoressa, trovi qualcosa di interessante, perché altri omicidi, senza una pista precisa, non ce li possiamo permettere a questo punto. Ho fatto qualche domanda al proprietario del circolo, che ha trovato il corpo qualche ora fa. Ha detto che ieri ha trovato una bici parcheggiata vicino al laghetto. Non mi sembra un indizio rilevante, sinceramente. Potrebbe essere qualcuno che l'ha lasciata lì, proseguendo poi a piedi. È grazie ai dettagli che si possono scoprire indizi importanti. Non sono 3 omicidi. Chi l'ha fatta passare? Lei non può stare qui. Ma chi è lei, scusi? Sono l'ex commissario Morelli. Mi sono occupato io del caso fino a 2 anni fa. Scusi, mi sta dicendo che ci sono stati altri delitti con le stesse modalità? Questo maniaco ha iniziato ad uccidere già 2 anni fa. Ha già ucciso 3 donne, ma l'assassino è ancora in libertà. Sto ancora cercando negli archivi dei casi risolti, perché questi delitti mi ricordano qualcosa. Sì, il caso non è ancora chiuso. E poi come fa a dire che sia la stessa mano? Vediamoci domani e vi racconterò tutto. Come vi accennavo, 2 anni fa sono morte 3 donne nel giro di pochi mesi. Apparentemente nessun legame tra di loro. Abbiamo seguito parecchie piste, ma nessuna di queste ci ha fatto fare passi avanti con le indagini. Perché le trucca dopo averle uccise, secondo lei? Cerca di ritrarre Pierrot nei volti delle vittime. Parla della figura iconica francese del 1963? Sì, esatto. Probabilmente ha a che fare con un trauma subito in passato. Questa storia ha dell'inquietante. Ritrarre Pierrot sui volti delle vittime. Di una cosa sono certo. Le vittime, in qualche modo, devono aver avuto per forza qualcosa in comune. Tutte le ragazze vivevano in paesi diversi. Neanche un amico in comune. Fisicamente non si somigliano, quindi non le sceglie seguendo uno stereotipo. Infatti, sono convinto che in qualche modo tutte le vittime abbiano avuto un contatto con l'assassino. Magari qualcosa a cui lui tiene. Magari apparteneva all'assassino a tal punto da prenderle di mira. Questa potrebbe essere una buona pista. Morelli, se la senti di darci una mano, parlerò con il questore Nuzzi e cercherò di farla reintegrare nel caso. Dobbiamo unire tutte le nostre forze per fermare questo pazzo. Accetto, ma ad una condizione. Reintegrate anche Sonia Spini. Il caso l'abbiamo seguito insieme ed è molto preparata. Va bene, Morelli. Vedrò cosa posso fare. Carol, dove sei? Non me ne frega un cazzo, sono 2 ore che ti aspetto. Te l'ho detto 1000 volte che non voglio che frequenti quella casa. Fatti trovare giù perché ti sto venendo a prendere e vedi di muoverti.
Pronto? Pronto? Ci vediamo stasera alle 22, davanti alla statua della Madonnina, dei girasoli. Dimmi chi sei. Come faccio a fidarmi? E se fossi tu il maniaco? Se vuoi salvarti la vita, fai come ti ho detto. Altrimenti morirai come tutte le altre. Ok, va bene, ma... Pronto? Pronto? Dove sei? I morti non hanno pace. Bisogna fermare questo massacro. Ma se non ci riesce la polizia, come pensi che possa riuscirci io? E poi scusa, che cosa vuoi da me? Perché continui a telefonarmi? Vedi, Jackie, io riesco a sentire delle cose, a percepire il dolore e le sofferenze degli altri. E che cosa saresti? Una sorta di strega? Se vuoi chiamarmi così va bene, tutti mi credono pazza e che mi invento le cose. Ma io ho un dono, sono una sensitiva. Ah, quante stronzate, me ne vado. Se non vuoi fare la fine di Chiara e le altre, vattene subito da quella casa. Che cosa sai di Chiara? Dimmelo! Io so solo quello che mi arriva nella mente. Non ho il pieno controllo di questo potere. Però posso dirti una cosa. Sei in grave pericolo. Chi ha ucciso tutte queste donne si porta dentro un dolore enorme. Questa storia è iniziata molto tempo fa. Ho visto una foto. Un volto. Il volto di Pierrot. Le grida di un uomo e di 2 donne. Ora mi stai spaventando. Tu sei pazza. No, Jackie. Io voglio soltanto aiutarti. Le altre non hanno voluto ascoltarmi. Nella casa dove abiti è successo qualcosa di terribile. Se vuoi salvarti, fa come ti ho detto. Io ora devo andare. Potrebbe sentirci. Chi potrebbe sentirci? Ehi, fermati! Come faccio a rintracciarti? Ti chiamerò io! Loris, se ti ho fatto venire fin qui è perché ho da dirti delle cose molto importanti su Jackie. Dimmi. La tua amica Jackie è in grave pericolo da quando ha messo piede in quella casa. Andrea, questo lo sapevo già. Vai al sodo. Hai presente l'agente immobiliare Stefano Micci, quello che lavora al centro di Bussolino? Sì, lo conosco, quello stronzo. Lavora all'agenzia Case Affitti. Gli ho chiesto come mai avesse affittato la casa ad un prezzo così basso. Inizialmente è stato zitto, poi si è innervosito e mi ha cacciato via. 2 anni fa in quella casa è morta una persona. Io la conoscevo molto bene. Si chiamava Gloria Maineri. Ci stavamo frequentando. E qualche maniaco pazzoide l'ha ammazzata. Ma che stai dicendo, Loris? Sì, sono stato indagato quasi 1 anno. Fortunatamente non avevano uno straccio di prove. In questi 2 anni ho sempre cercato di scoprire la verità. Se me l'avessi detto, avrei potuto scoprire qualcosa di più. L'ex commissario Morelli è stato l'unico a credermi. Era davvero in gamba. Peccato che neanche lui è riuscito a risolvere questa catena di delitti. Ora è in pensione, mi sembra. Sì, da circa 2 anni. Ma cosa aveva scoperto esattamente? Aveva notato che i volti delle vittime erano sempre truccati. Come quella maschera francese, quella con la lacrima nera sul viso. Pierrot. Ingenuo e timido. Spesso preso in giro dalle altre maschere.
per le sue disavventure in amore. Nonostante ciò, conserva il suo carattere buono e la fiducia nel mondo. Vedo che sei molto preparato sull'argomento. Cazzate a parte, Loris, cosa diavolo c'entra con questa storia? Morelli è convinto tuttora che sia la chiave di tutto, ma non è riuscito ad approfondire perché è andato in pensione. L'indagine è rimasta ferma e ora che mi ricordo anche i delitti erano cessati. Aspetta, Loris, fammi pensare. L'ultimo omicidio di 2 anni fa è quello di Gloria Maineri. Da quando Jackie ha messo piede in quella casa sono ricominciati i delitti. A proposito, hai una foto di Gloria? Perché non mi ha detto che in quella casa era stata uccisa una ragazza? Il motivo è molto chiaro. Perché non l'avrei affittata? Lei lo sa che quel maniaco mi perseguita ed è già entrato in casa mia. Chi ci abitava prima di me? Me lo dica! Quello che so è che un paio di anni fa è stata uccisa una ragazza. Voglio sapere il nome, cazzo! Il nome! Si chiamava Gloria Maineri, una ragazza normale come lei, che cercava un posto tranquillo a un prezzo favorevole. Non avete un fascicolo o un elenco di persone che hanno abitato qui? Qualcuno vuole uccidermi, lo capisce o no? Signora Jackie, mi dispiace molto per quello che le sta accadendo, ma non so altro, glielo giuro. Non riesce a farsi dare qualche informazione in più su questa Gloria Maineri? No, mi dispiace. Però ora che ci penso, avevo letto una notizia sui giornali di questo omicidio. Il fidanzato è stato indagato per 1 anno, mi sembra, e poi è stato assolto per mancanza di prove. Si ricorda il nome? Mi sembra che si chiami Loris Villa. Ha detto Loris Villa? Sì, almeno credo. Va bene, grazie. Tutto bene, signora Coraglio? Sì, tutto bene. La ringrazio, è stato molto gentile. Grazie mille. Buona giornata. Qua è tutto tranquillo. Sta andando a letto alla stessa ora, come ogni sera.
Da 10 giorni a questa parte. Prandi, è stato molto chiaro. Va bene. Ci sentiamo fra mezz'ora. Ho visto qualcosa davanti all'ingresso della casa. Vado a dare un'occhiata. Ok, sto arrivando. Martis, tutto ok? Mi ha colpito in testa quel bastardo. Deve essere andato di là. Niente, è scappato. Bastardo. Sto facendo analizzare il cartoncino che ho trovato accanto al corpo di Simona Pariano. A giorni mi daranno gli esiti. Sembra si tratti del frammento di una foto. Interessante questa cosa. E sull'orario della morte cosa mi dice? È morta circa 8 ore prima dal ritrovamento. Comunque, per essere più precisi, dobbiamo attendere l'esito dell'autopsia. Sempre di sera. Sempre di sera. Esatto. Sembra che abbia bisogno del suo ambiente per uccidere. È chiaro, di sera è buio e si può muovere meglio. Io un'idea me la son fatta, se posso dirgliela. Sì, certo, la dica. Questo maniaco si porta una sofferenza dentro, quel suo accanirsi sulle vittime, sempre donne. Una repulsione sulle donne. Ha perfettamente ragione.
Posso fare qualcosa per lei? Perché sta piangendo? Signore, ha capito quello che ho detto? È ferito. Vuole che le chiami un'ambulanza? Sono stanca, non ce la faccio più. Siamo sempre al solito punto. Sonia, sono stanco anch'io. Avevi detto che volevi aiutarmi. Sì, ma non voglio impazzire. Basta, io non ne posso più di questa storia.
Sono settimane che visioniamo vecchi documenti, per 12 ore al giorno. Ecco, cara. Grazie. Prego. Sonia, io direi andiamocene a casa, ne discutiamo davanti a una tazza di caffè caldo. Sì, ne ho bisogno anch'io. Sai, Dario, stavo pensando, A cosa? perché non ce ne andiamo io e te per una settimana in qualche isola belli da soli, tranquilli? In questo momento quello che voglio è trovare quel figlio di puttana. E lo troverò. Va bene, Dario. Come sempre questa storia è al primo posto. Sonia, aspetta. Scusate, cosa sta succedendo qui? Cosa ci facciamo tutti qua? Bella domanda. Infatti, a cosa dobbiamo questa riunione? Jackie è andata via 2 giorni fa. Quando siamo arrivati la porta era aperta. Quindi il messaggio l'abbiamo ricevuto tutti. A quanto pare sì. Sono stata io. Ancora lei. La faccio sbattere in galera. Ci sta facendo perdere del tempo. No. Siete voi che non volete né vedere né ascoltare. Beh, visto che ormai siamo qui, ci dica. In questa casa, tra queste mura, sono successe cose molto brutte. Dolore, sangue, sofferenze atroci. Questo già lo sappiamo. È morta una ragazza 2 anni fa. No, no. Molti anni prima ci abitava un'altra famiglia. È cominciato tutto da lì. Come fa a saperlo, scusi? Può dimostrarlo? Ci risparmi le cazzate sulla chiaroveggenza. Stai zitto. Qui, in questa casa, è cominciato tutto. Potete non credermi, ma io ho visto tutto nei miei sogni. Che cosa ha visto? Immagini confuse, le urla di un uomo, una donna a terra, il trucco di Pierrot sul volto. Ma non riesco a riordinare queste immagini. Ha detto Pierrot? Una luce abbagliante. Una foto. Sangue a terra. La casa è questa. Come facciamo a credere le parole di un'esaltata? O lei sa più di quel che dice, o lei in qualche modo è coinvolta. Scusate, e se stesse dicendo la verità? Pronto? Pronto? Benvenuti nella casa degli orrori. Con chi sto parlando? Chiamami Pierrot. Pierrot il malinconico. Perché non ci vediamo una volta, così mi racconti un po' di te? State perdendo tempo. Non riuscirete a rintracciare la chiamata.
Fammi parlare con la medium. Cosa vuoi? Tu morirai. E come se morirai? Fatti vedere, figlio di puttana! Attaccato. Come faceva a sapere che eravamo tutti qua? Scusa, in che senso? Ha iniziato la telefonata dicendo benvenuti nella casa degli orrori. Mi ucciderà, lo so. Ci sta spiando. Era qui di fronte a noi, cazzo. Il cellulare. Non è andato molto lontano, non ho sentito nessun rumore di macchine. Allora noi andiamo per il ponte, voi andate per il sentiero. Ok. Ci ha fregato anche questa volta. Stai tranquillo, le passerà. Lo spero. Che figata questa macchina. Le voglio anche in digitale. A
te Jackie non ha detto nulla? Perché non le hai detto che la conoscevi quella ragazza? Non gliel'ho detto solo perché non volevo si spaventasse ancora di più. Loris, ci sono in mezzo dei morti. Jackie è perseguitata da qualcuno. Vabbè, ho sbagliato. Non posso più tornare indietro. Troppe cose non hai detto. Nemmeno che eri indagato. Spero che le passi. Poi quando sarà passata anche a voi, fatemelo sapere. Aspetta, Loris. Sì, ma aspettateci! Dai, andiamo. Carol, che ci fai qui? Stiamo solo scattando delle foto, non facciamo niente di male. Ti ho detto 1000 volte che non li devi frequentare. Carol è grande, ha il diritto di frequentare chi vuole. Finché vive in casa mia, decido io per lei. Ma questa chi è? La zia di Carol. Una mezza pazza. Lo vedo. Lascia stare, va bene così. Ci sentiamo. Va bene, ciao. State lontani da lei. Tu torna a studiare adesso. Loris, scusa il ritardo. A momenti mi fa venire un infarto. Guarda cosa ho scoperto piuttosto. Il capo dell'agenzia immobiliare Nuovi Affitti mi ha mandato via mail la lista di tutte le persone che hanno abitato nella casa di Jackie dal 2020 in avanti. Guarda qui. Come hai fatto a convincerlo? Ora non è importante, guarda qui piuttosto. Crizia Ruffini, Lucia Favoli. A parte Jackie, sono tutte le ragazze uccise finora. Esattamente, ma guarda qui. Dopo l'omicidio di Gloria Maineri, la casa non è stata più affittata per 2 anni. Poi Laura Bernini, Chiara Pinzi, Simona Pariano e Sara Masi ci hanno vissuto, anche se per poco, e sono state uccise. Non posso crederci. Sì, Loris, è proprio così. Non so in che modo, ma tutto ciò che hanno in comune le vittime è la casa. Jackie è in pericolo, dobbiamo avvisare subito Gianni e Morelli. Quei 2 ragazzi sono stati veramente in gamba. Mi chiedo perché non ci abbia pensato prima. Chi poteva immaginare che tutte le ragazze uccise, anche se per poco tempo, hanno vissuto in quella casa? Beh, ora che abbiamo scoperto che la casa è ciò che hanno in comune, che si fa? Che si fa? Siamo sempre fermi allo stesso punto. Commissario Morelli,
Ho i documenti che mi ha richiesto. C'è qualcosa che dovrebbe vedere. Prima di loro ci abitava una famiglia. La medium aveva ragione. La donna si è suicidata e il marito qualche mese dopo è morto per cause naturali. Dobbiamo capire cosa è successo prima che Gloria Maineri ci andasse ad abitare. E sulla famiglia dice altro? No, qui c'è solo la data della locazione. Dobbiamo concentrarci su questi ultimi delitti. Di tempo ne abbiamo già perso abbastanza. Sono più di 2 fottuti anni che io e Sonia siamo dietro questa storia. Ed è per colpa di persone superficiali come voi se siamo in questa situazione. Ogni pista, ogni dettaglio non è mai una perdita di tempo. Commissario Morelli, mi sembra che stia un po' esagerando. Io non sopporto questi vostri atteggiamenti da prime donne. Mi avete chiesto una mano e io ve la darò, ma non si lascia nulla al caso. Altrimenti ognuno prosegue per la sua strada. Sono stato chiaro? Chiarissimo. Molto bene. Bene, ora che ci siamo dati una calmata, possiamo riprendere a lavorare? Grazie. Comunque, secondo me, questa casa nasconde un segreto. Già, sarebbe bello sapere anche quale. Perché non ce lo facciamo dire dalla medium? Potrebbe sapere più di quanto ha detto. Quella è una povera pazza e non è attendibile. Domani andrò a fare un controllo negli archivi. Voglio saperne qualcosa di più su questa famiglia. Io cerco di indagare a fondo sulle vittime che hanno vissuto in questa casa prima di Jackie. Io, Martis e l'agente Ricci andiamo a farci un giro vicino alla casa di Jackie. Va bene, andiamo. Che cazzo è?
2015. Dramma in famiglia Lucchetti. Io questo cognome l'ho già sentito. Dopo ripetute violenze subite, moglie si toglie la vita. Non picchiava solo la moglie, sto figlio di puttana. Si persero le tracce di... Oh cazzo, non è possibile. Ci ha preso in giro tutti. Ti ringrazio per il caffè. Ora devo andare. Quando arriva Jackie, dille di chiamarmi. Ok? Va bene, glielo dirò. Tutto bene, Carol? Sì, tutto ok, sono solo un po' preoccupata per Jackie. Di solito arriva sempre puntuale. Sicuramente sarà qui a momenti, però io non posso più aspettare. Devo rientrare. È in ritardo di un'ora. Di solito se ritarda richiama e non risponde neanche al cellulare. Aspettiamo ancora mezz'ora. Se non rientra, dico ai colleghi di fare un giro qua attorno. Ok? Ok, grazie. Tu come mai sei ancora qui? Tua zia non sarà preoccupata? Mia zia, meno la vedo e meglio sto. Poi ultimamente non ci sopportiamo proprio più. Di chi è questa Polaroid? Ma la usiamo un po' tutti. A noi tre piace molto fare le foto. Dove si trova ora Chantal? Anche lei è in ritardo, però con Chantal ci sono abituata. Arriva sempre molto tardi la sera. Morelli è morto. Aveva scoperto qualcosa di importante e gli è costato la vita. La dottoressa Prini mi ha confermato che il frammento di cartoncino che ha analizzato appartiene ad una foto. Una foto? Precisamente una Polaroid.
una di quelle vecchie macchine fotografiche. A casa di Simona Pariano non ne abbiamo trovate. E poi dall'interrogatorio tra amici e parenti non risulta avesse una passione per la fotografia. Quindi deduco che l'abbia perso l'assassino. Ok, ma come facciamo ad essere sicuri che questo frammento di foto appartenga all'assassino? Cioè, che prove abbiamo? Infatti non è questa la scoperta più importante. Ci siamo persi qualcosa, commissario? Volevo essere sicuro prima di dirvelo, ma poco fa mi ha chiamato la dottoressa Prini. Mi ha detto che su quel frammento hanno trovato tracce di cellule epiteliali che non appartengono a Simona Pariano. Lacrime. L'assassino, dopo averle uccise, piange sui loro corpi. Non ha senso, non ci capisco più niente. Motivo sicuramente ci deve essere. Abbiamo capito che non uccide a caso. C'è un disegno di morte ben preciso. C'è una cosa importante che devo dirvi. La scientifica dovrebbe mandarci l'ultima pagina che stava analizzando Morelli. Scusate. Pronto? Ottimo lavoro, Gianni. Quei documenti gli sono costati la vita. E forse capiremo chi c'è dietro questa storia. Erano i ragazzi della scientifica. Anche la medium è stata uccisa. Scusate, siete voi che state indagando sugli omicidi di Pierrot? Sì, dica pure. È da diverso tempo che vedo passare una donna davanti alla casa di Jackie. Ma lei non è il vicino di casa? Sì, abito proprio nell'appartamento accanto a lei. Mi scusi, ma da quanto tempo ha notato questa persona? È da diverse settimane, a volte anche la sera. Ma scusi, cosa aspettava a dircelo? Chi è questa donna? Con tutto quello che sta succedendo ho preferito farmi gli affari miei. Comunque io questa donna non la conosco, ma l'ho vista almeno un paio di volte insieme agli amici di Jackie. Aveva per caso un vestito rosso? No, indossava un abito scuro. Però se posso dirvelo, a me non piace. Se dovesse rivederla, non esiti a chiamarci, d'accordo? Sì, va bene, lo farò sicuramente. Jackie, fai come ti ha detto la polizia. Non uscire di casa e non fidarti di nessuno. Sì, ma sto impazzendo, Chantal. Ho paura e non posso fare nulla. Sono chiusa qui dentro da giorni. Tu quando arrivi? Stai tranquilla, tra meno di un'ora sono a casa. Ti prometto che non ti lascerò più da sola. Ah, Jackie, scusami, mi sono dimenticata di dirti che 2 o 3 giorni fa ho trovato nella buca delle lettere una busta indirizzata a te. Una busta? Sì, ma non l'ho nemmeno aperta. Quel giorno ero di corsa, dovevo partire per un servizio fotografico. Sì, ma dove l'hai messa? È in camera mia, nel secondo cassetto della scrivania. Ok, va bene. Cerca di tornare in fretta, però. Ok, ciao. Ciao.
Ma è... Oh mio Dio! Non ci posso credere. Devi morire come tutte. Tutte! Questa è la casa di Pierrot. Nessuno doveva abitarci. Nessuno! Volevo un figlio maschio, volevo un figlio maschio. La mamma si è impiccata. Io ho visto tutto. Le chiavi. Speriamo di arrivare in tempo. Marty, faccia presto, si muova! Tre dentro la casa, gli altri due con me.
vado di sotto, voi andate di là. Non c'è nessuno in casa. Ho paura che siamo arrivati tardi. Di là! Era solo una ragazzina, cazzo! Fate schifo, tu e tua figlia! È colpa tua, stronza! Io volevo un maschio, non una puttanella! Carol Lucchetti, sin dall'età di 16 anni, ha assistito alle sevizie della madre, che si suicidò un anno dopo, per via dei maltrattamenti subiti da un marito violento e ubriaco. Il padre non ha mai accettato l'idea di avere una figlia femmina, ma desiderava un figlio maschio, portando la sua rabbia all'odio e al disprezzo nei confronti di Carol. Anche lei nel tempo subì violenze continue, al punto da non provare più alcun dolore.
una rassegnazione totale dei maltrattamenti procurati da suo padre. Un giorno Carol doveva uscire per la prima volta con un ragazzo per andare ad una festa in maschera. Era così felice, si era vestita da Pierrot. Ma suo padre non lo accettò ed iniziò a menarla così forte da non poterne più, e quel suo bel viso così truccato con amore venne rovinato da tutte le lacrime di sofferenza e dolore. Quel giorno Carol fotografò con una Polaroid il momento in cui il suo trucco da Pierrot venne rovinato dai lividi e dalle lacrime, in modo da rivedersi, così da giurare a se stessa che sarebbe stata l'ultima volta. Per fortuna suo padre morì per un malore un mese dopo, cosicché beneficiò di una piccola eredità e si trasferì con sua zia in provincia di Torino, provando a rifarsi una nuova vita. Un giorno Carol decise di tornare al paese per rivedere la sua casa d'infanzia, ma subito dopo riemersero i brutti ricordi, tanto da avere degli incubi, anche a seguito delle violenze subite da suo padre, che la tormentavano a tal punto da odiarsi e odiare tutte le belle donne. Talmente fu il dolore e il trauma subito che si immedesimò nel padre violento. Così iniziò ad infliggere alle altre lo stesso dolore, liberandosi con l'omicidio, ritraendole con il trucco da Pierrot, come la foto di quel maledetto giorno. In quella che forse è stata l'ultima violenza subita, la più terribile, la più atroce, tanto da segnarla per il resto della sua vita. Ormai la sua mente non era più stabile, i suoi pensieri erano pericolosi. Nella sua psiche aveva un odio profondo per tutte quelle donne che volevano essere felici in quella casa dove aveva vissuto anche lei. D'altronde è comprensibile e prevedibile. Lì è cominciato tutto. È quello il posto in cui Carol e sua madre hanno vissuto. Jackie, tutto ok? Sì, grazie. Morelli non è morto invano. Aveva scoperto tutto sulla famiglia di Carol. Jackie era destinata a morire, perché anche lei ha avuto la sfortuna di abitare in questa casa. E non dimentichiamoci di sua sorella Chantal. Sarebbe morta anche lei. Per fortuna la dottoressa Prini ha comunicato in tempo i risultati delle tracce organiche ritrovate sul corpo di Sara Masi. Le lacrime di Carol. Le uccideva perché le odiava, come suo padre odiava lei. Poi si metteva accanto a loro e piangeva, tornando ad essere quella povera ragazzina indifesa. Il frammento di foto trovato sul corpo di Simona Pariano apparteneva alla foto di Carol, fatta con la sua Polaroid. Sì, esatto. Qui in una deposizione dello psichiatra che l'aveva in cura c'è scritto che l'ha scattata il giorno in cui il padre l'aveva picchiata ferocemente, perché voleva andare a quella festa in maschera. Probabilmente la usava come rituale. Dopo averle uccise, rivedeva quella foto. Nell'omicidio di Simona Pariano deve averne strappato un pezzettino. Questo spiega il frammento trovato vicino al suo corpo. Morelli aveva scoperto la storia di tutta la famiglia Lucchetti. Abbiamo trovato la bicicletta gialla a un paio di metri da casa. La zia di Carol è stata portata in commissariato. È stata lei a recapitare a Jackie quella busta per metterla in guardia. Ma anche lei dovrà pagare per quello che ha fatto. Lei sapeva che Carol era malata, a causa dei traumi subiti dalla sua infanzia, ma non ha detto nulla. Per questo motivo sua zia la seguiva e la spiava. Aveva paura che facesse del male ad altre persone e cercava di tenerla lontana da noi per proteggerci. Perché non ha chiesto aiuto? Forse per amore, o per paura. O forse perché anche sua zia è una persona sola e non voleva separarsi da lei. Pierrot è un assassino. Mi hanno appena avvisata che stanno per rimuovere il cadavere di Carol. Ci vediamo domani in commissariato per i dettagli. Grazie, dottoressa. Finalmente questo incubo è finito. Avete fatto un ottimo lavoro, ragazzi. Chantal è arrivata. Ti sta aspettando. Va bene, grazie. Loris, mi accompagni?
niente di ciò che abbiamo posseduto nella mente una volta può andare completamente perduto. Come sta Jackie? Un po' meglio, anche se continua ad avere degli incubi. Beh, credo sia normale. Dopo tutto quello che ha passato, ci vorrà del tempo. Però c'è qualcosa che ancora non mi convince. Boh, io non ti capisco. Mi hai fatto venire in questo posto per dirmi questo? Loris, in questa strada è stato ucciso Morelli. Andrea, scusami ma non ti seguo. Cosa stai cercando di dirmi? Sai perché Carol si muoveva in bici per uccidere? Perché non aveva la patente. Oh cazzo. Allora Morelli chi l'ha ucciso?